l'estate sta finendo, però devo ringraziare vivamente Porsche Italia per permettermi di godermi queste ultime giornate estive con una cabrio veramente sfiziosa, la nuova Porsche Boxster S. La Boxster è un modello che non avevo mai provato nella gamma Porsche ed ero molto curioso di vedere come andava. Finora l'ho guidata in autobahn, in città, in pista. Il mio parere su questa macchina è decisamente positivo. Ero curioso di provare questa macchina anche per il fatto che questa nuova generazione di Boxster ha generato molte discussioni tra gli appassionati, perché dopo tanti anni Porsche ha accantonato il Flat Six aspirato per optare per un motore più piccolo. Nel caso della Boxster S parliamo di un 2005 turbo a 4 cilindri. È una differenza veramente sostanziale dalla generazione precedente e questo cambia assolutamente il modo di guida della Boxster. Guidando sta macchina mi sono fatto anche un'idea che penso che la Boxster sia obiettivamente una macchina ok. Cavallino teutonico contro tanti cavalli al pascolo. Stavo dicendo, mi sono fatto l'idea che la Boxster è una macchina migliore della 911, fondamentalmente perché la Boxster ha il motore centrale e questo rende l'esperienza di guida molto più coinvolgente e sportiva, secondo me. Quindi cosa possiamo dire del motore? Il motore è più piccolo, però al tempo stesso genera più coppia e potenza della generazione precedente. E beh, tutti si sono chiesti, il motore turbo avrà un buon sound, avrà una buona risposta dell'acceleratore? Beh, diciamo che a primo impatto il sound secondo me fa un po' perdere il carattere di questa macchina, specialmente con la cappota abbassata, perché perde veramente tanto. Però con la cappota alzata fa veramente un bel rumore. Sentite qua. Un motore 2005 turbo che arriva fino a 7600 giri. E non so voi, ma sopra i 6000 giri, quando inizia a urlare, a me questo sound ricorda molto il V8 biturbo delle McLaren moderne. Non è un Flat Six aspirato, però anche questo sound non è niente male. E corre, cavolo se corre la Boxster con questo motore. La differenza è notevole rispetto alla generazione precedente, si ha molta più coppia e guidando si sente, non c'è quel bisogno costante di tirare il motore fino al limitatore per tirar fuori tutta la potenza. Dall'altro lato sento un po' di turbolag, quello si avverte, specialmente sotto i 2500 giri. Anche la risposta dell'acceleratore ovviamente non è rifinita quanto la versione aspirata e anche come risposta la trovo meno reattiva rispetto a quella di una 911 della nuova generazione, quella che è disponibile solamente col motore turbo. Forse penso che la cosa sia dovuta anche dal fatto che la nuova 911 è in ogni caso biturbo, mentre questa Boxster ha solamente una turbina, quindi penso sia anche prevedibile trovare un po' più lag nella risposta del turbo e dell'acceleratore. Nel corso del tempo ho sentito veramente tante critiche sulla Boxster, come ad esempio che non è una vera Porsche o che addirittura viene considerata come la Porsche dei poveri. Beh, vi dico solamente che la Boxster S parte da 70.000 euro e ha la faccia della poverata. Con 70.000 euro i contenuti di questa macchina sono veramente tanti, però se c'è una cosa che veramente non mi piace in questa macchina è tutta questa plancia degli interni che ritroviamo anche qui nel tunnel centrale, perché questa è veramente plastica e anche il tatto non mi fa impazzire. E per una macchina che parte da 70.000 euro è una cosa che non accetto, anche perché gli interni delle Porsche sono famosi per essere degli interni di alta qualità. Lo so
capisco perché siano caduti con questo tipo di materiale, di qualità. Al volante della Boxster ti rendi conto di essere al volante di una macchina sportiva che è orientata nel piacere di guida. Lo si può notare anche dal volante, perché è veramente pulito, non ci sono bottoni inutili per regolare il volume, fare le chiamate. L'unica cosa che troviamo è questo manettino che permette di cambiare le diverse impostazioni di guida. In questo momento stiamo guidando in Sport, ma se mettiamo il Sport Plus, la Boxster S diventa una vera arma. Allora, proviamo una partenza con il launch control. Il modo in cui attacca le curve è pazzesco. Questo piccolo motore turbo spinge veramente, veramente forte. Va da 0 a 100 in circa 4 secondi e 2. La velocità massima Porsche dichiara che si attesta a 285 km/h, ma devo dire con mio estremo piacere che quello che ha detto Porsche non è assolutamente vero. Il computer di bordo può dimostrare che va più forte di quello che ha dichiarato. Io penso che quando riconsegnerò questa macchina in Porsche Italia, il primo addetto che prende la macchina e controlla il computer di bordo si prende un colpo. È un motore che spinge veramente forte e con ferocia fin sopra i 7000 giri senza troppi problemi, e quando senti la necessità di avere quello sprint in più basta semplicemente premere il bottone sopra il manettino e si attiva lo Sport Response. Praticamente per 20 secondi le turbine lavorano offrendo più pressione e quindi più potenza. Ho notato questa funzione molto utile al Nürburgring, specialmente in quei tratti in cui l'accelerazione era molto lunga in salita. Praticamente è come avere una specie di NOS, se possiamo definirlo così. Sto guidando con i controlli spenti, devo dire che questa Boxster è incollata al suolo. E sì, è disponibile anche col cambio manuale. Secondo me un telaio così con il cambio manuale, ecco, questa è la definizione. Secondo me la Boxster è una macchina un po' sottovalutata, secondo me, perché molta gente pensa che sia una macchina che costa molto. Dicono, ah, se devo spendere quei soldi preferisco spendere un po' di più e comprarmi una 911. Ma la verità è che secondo me molta gente compra la 911 solo perché è la 911, uno status symbol praticamente. Questa macchina, lo ammetto, è veramente una sorpresa molto piacevole, mi sta regalando tantissime soddisfazioni e onestamente, anche se non ha un flat six aspirato, beh, anche col 4 cilindri questa macchina è veramente una bomba. Si vede anche che cambiate, la velocità di cambiate in Sport Plus è veramente pazzesca, veramente pazzesca. Non c'è nessun tipo di esitazione tra una cambiata e l'altra, anche perché stiamo parlando del piedicapo, un cambio a doppia frizione. Secondo me sul mercato questo è uno dei migliori in doppia frizione che esistono. È veramente difficile avvertire il sottosterzo. La macchina è veramente bilanciatissima, con una distribuzione praticamente perfetta. Se c'è una cosa che mi piace veramente di sta macchina è lo sterzo, perché è molto diretto e comunicativo. Come potete vedere in queste curve così strette riesco a muovermi senza troppa fatica, perché questa macchina è assolutamente agile e diretta, in curva si comporta veramente bene.
giocatore della Boxster è lo sterzo, perché è semplicemente perfetto, non ci sono altre parole per descriverlo. È diretto e estremamente comunicativo. Praticamente non potresti chiedere uno sterzo migliore di questo su una sportiva. Onestamente non sono sicuro di riuscire a fare la stessa cosa con una 911, almeno a meno che sia una GT3 o qualcosa di quel livello. E questa Boxster S è una sorpresa molto piacevole. Ha un telaio che è veramente favoloso. Il sottosterzo non si aperte. E anche esagerando col gas, o almeno sull'asciutto, non trovo molto semplice il sovrasterzo, perché questa macchina è veramente incollata al suolo. Non solo il motore è una bomba, ma anche i freni. Questa macchina monta dei freni in acciaio, ma sono disponibili anche optional quelli in carboceramica, e secondo me questi in acciaio bastano e avanzano. Non è una macchina pesante e la potenza frenante che questi freni offrono è veramente enorme, ed è difficile avvertire il fading. Persino facendo un giro completo dentro un touring completamente a tavoletta ho fatto fatica a mettere l'impianto frenante in crisi, quindi devo dire che nel complesso secondo me il marchio Porsche sul cofano se lo merita tutto. Questa secondo me è una vera Porsche. Beh, devo dire, ora sì che si ragiona, anche se devo dire che fa un po' di fresco qua su in collina. Guidare la Boxster col tetto abbassato, i sedili riscaldati, l'aria condizionata accesa è veramente una libidine. A tetto abbassato però devo dire che il sound di questo 4 cilindri non è proprio il massimo. Per goderselo a pieno bisogna guidare con la capote alzata, però anche a capote abbassata, guidando in automatico, con le valvole dello scarico chiuse, beh, guardatela che panorama. Non c'è bisogno di guidare la Boxster sempre al limite per godersela. Questa è una cabrio molto sfiziosa da godersi anche alle basse velocità, con un po' di musica e la visuale del mare. Guidando questa macchina per una settimana ho avuto l'occasione di godermela anche come macchina da tutti i giorni. Devo dire che in modalità normale l'assetto è molto morbido, così come il volante. E il problema di tutte le sportive è il bagagliaio, ma devo dire che il bagagliaio anteriore della Boxster è molto spazioso e la configurazione di motore centrale permette alla Boxster di avere anche un altro bagagliaio posteriore, e la capacità di carico tra anteriore e posteriore è veramente notevole, permette di utilizzare questa macchina per fare la spesa o anche per fare lunghi viaggi. Ci tengo a ringraziare nuovamente anche Porsche Italia per avermi prestato la loro Boxster S da godermi per una settimana. Mi sono divertito veramente tanto, lo ammetto. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre grazie per la visione. Ciao!